Sto per buttare giù il mio piano editoriale. Quali sono quegli elementi che devo tenere in considerazione per fare un piano editoriale che, strategicamente parlando, mi aiuti a fare un buon lavoro col mio canale e quindi a farlo crescere? La prima cosa secondo me è il messaggio, cioè nel senso proprio a livello pratico, quando tu stai disegnando e progettando, dopo vedremo degli strumenti che ci possono aiutare a farlo, ma il concetto base è che quando tu stai strutturando la tua strategia di contenuti, devi avere un'idea in mente. Quindi nel caso di Marco sta pubblicando una serie che stiamo vivendo in questo momento, ebbene Marco ha due strade, può scegliere che la serie sia in sequenza, quindi i video che pubblico una volta a settimana sono puntata settimana 1, episodio 1, settimana 2, episodio 2 e così via. Oppure può dire no, io faccio settimana 1, episodio 2, ma la settimana 2, invece di mettere l'episodio 2, metto un altro video, in questo caso, che rompe gli schemi e quindi pubblico questo journey 2 volte al mese, una settimana sì e una settimana no. Dipende da quelli che sono appunto tutto quello che ci siamo detti prima, ma se Marco non è fedele quando rompe gli schemi, quando pubblica le altre cose, non è fedele al messaggio che vuole dare, non si va da nessuna parte. Nel mondo delle vendite, io ho a che fare con imprenditori, con imprese, adoro il mondo delle vendite perché noi siamo content creator, ma in un certo senso dobbiamo vendere il nostro messaggio, il nostro video, ma a volte noi stessi, perché nel mondo delle vendite quello che si dice è che la persona, quando ha a che fare con un commerciale, un agente di commercio, un rappresentante, non compra il prodotto o il servizio, ma compra la persona, compra il commerciale, perché è la persona che ti ha permesso di scoprire quel prodotto o quel servizio. E succede a tutti noi quando abbiamo il negozio di riferimento, magari di ristorante, di ristorazione, abbigliamento, la farmacia, e andiamo sempre lì perché sappiamo che c'è il commesso, la commessa, l'addetto vendita che ci dà quei giusti consigli. Ecco, in quel caso non stai comprando la medicina, sì che la stai comprando, ma anche la fiducia che hai nella persona che c'è dietro il bancone, per fare un esempio. Ebbene, la stessa cosa siamo noi content creator. Molto spesso, come diceva Marco non sta comprando il video del gameplay, Marco sta comprando il video del gameplay perché gli piace sicuramente quel gioco, ma fatto da quel creator, quindi sta comprando con il suo tempo. Ragazzi, il tempo è una moneta di scambio. Spendere del tempo, investire del tempo con un content creator è già una forma di pagamento, e questo YouTube ce lo dice perché il watch time è uno dei parametri più importanti, se non il più importante, di ogni video. Quanto tempo le persone spendono su di te? YouTube lo sa che il tempo è importante, è il tempo che ogni essere umano, quei numeri non sono numeri, sono esseri umani che guardano e spendono il proprio tempo con te, non con quello che dici, non solo per come lo dici, ma con te. E allora è importante che tu ti senti la responsabilità addosso nel momento in cui stili il tuo piano editoriale e lo calendarizzi, cioè oggi pubblico questo, domani pubblico quest'altro. È fondamentale che tu ti ricordi il messaggio che vuoi mandare, che tipo di persona sei e come vuoi fare evolvere il tuo messaggio, perché non è detto che oggi deve essere lo stesso messaggio che mandi domani o lo stesso messaggio che hai mandato ieri. Può esserci un'evoluzione nel tempo, non dobbiamo fare evolvere solo i nostri set, no? Il YouTube Studio che oggi mette una luce, domani mette un microfono. No, non è solo quello che si deve evolvere, anzi principalmente si deve evolvere il nostro messaggio. Come cresce la nostra audience, cresce il nostro messaggio. Quindi nella mia esperienza, nel concreto, la cosa più importante da tenere fede è il tipo di messaggio che si vuole mandare.